La cennamella è uno strumento a fiato che quindi suona grazie al movimento dell'aria, come il culo di Barbariccia, insomma, o il nostro. Io vidi già cavalier muover campo, e cominciare stormo e far lor mostra, e talvolta partir per loro scampo. Corridor vidi per la terra vostra, o aretini, e vidi gir gualdane, fedir torneamenti e correr giostra. Io già sulla terra vidi i cavalieri, soldati a cavallo, spostare l'accampamento, partire, e disporsi per il combattimento, e fare mostra di loro, sfilare, e talvolta scappare per scamparsela. O aretini, gente d'Arezzo in Toscana. Io vidi corridori, cavalleria da incursione, per attraverso la vostra terra, territorio, e vidi andare in compiere scorrerie per depredare a cavallo, ferire, combattere nei tornei di squadra e correre giostra individuali. Col rumore del culo, che per l'occasione è stato usato come una trombetta, il decurione della decuria, formata da 10 diavoli neri, alati e armati di uncini, parte e noi con loro 10, quindi 12 in tutto. Nella mia vita avevo già visto soldati partire, organizzarsi, mostrarsi, assalire, fare tornei e giostre. Finisce così la prima coppia di terzine che fa parte di un periodo che trova il primo punto fermo di chiusura alla fine del XII verso, quindi alla fine della prossima coppia di terzine. Dopo il canto precedente, dove mi mostro preparato nel linguaggio tecnico navale, qui mi mostro preparato in quello militare. Muover campo dal latino castra, muovere, levare il campo, e stormo dal germanico Sturm, temporale, qui assalto. Vidi gir gualdane significa che io vidi, non scrivo che feci io personalmente, degli assalti a cavallo che si fanno sui territori indifesi, qui aretini, dopo essere stati sconfitti a Campaldino, per depredarli e devastarli. Nel canto precedente parlo di fanti che uscivan patteggiati di Capron, qui di Caprona, quindi esattamente membri della fanteria. Qui invece inizio parlando di cavalier, quindi membri della cavalleria, e corridor, che è il reparto della cavalleria addetto all'assalto. Poi vidi anche cavalieri che combattevano in squadre nei tornei e altri che partecipavano in scontri uno contro uno nelle giostre. Quindi, insomma, vidi anche la guerra usata per scopo di intrattenimento. Vidi, che compare 3 volte nei primi 6 versi di questo canto e 5 in tutto il canto. Quando con trombe, quando con campane, con tamburi e con cenni di castella, e con cose nostrali e con istrane, né già con sì diversa cennamella, cavalier vidi muover né pedoni, né nave a segno di terra o di stella. Quando, alcune volte, con al suono di trombe, e quando, altre volte, con al suono di campane, con tamburi e con cenni, segnali provenienti dai castelli, fumo e fuoco, e con cose, strumenti nostrali, italiane, e con cose, strumenti straniere. Ma non vidi mai con una così diversa cennamella, strumento a fiato, muovere cavalleria né fanteria, né nave a segno, per segnale, di terra o di stella. Insomma, ne ho visti parecchi di cavalieri e pedoni che iniziavano a muoversi, e con i più svariati strumenti e modi, anche navi, ma mai vidi nessun soldato che partiva al segno di un tale segnale. Di solito come segnali si usano le trombe, le campane, i tamburi e i cenni provenienti dai castelli, come a inizio di un otto, al piede dell'alta torre, gli occhi nostri n'andar su alla cima per 2 fiammette che i vedemmo porre, e un'altra da lungi render cenno. Il verso "e con cose nostrali e con istrane" ribadisce che io ne abbia visti tanti, davvero tanti, di suoni emessi con strumenti delle nostre parti, italiane, o di altre parti, straniere, come in questo canto "conosci tu alcun che sia latino?" e in risposta "un che fu di là vicino". Per dire straniere prima scrivo istrane, ora per dire strana, bizzarra, scrivo diversa, come in 1.6 Cerbero, fiera, crudele, diversa.
La cennamella è uno strumento a fiato che quindi suona grazie al movimento dell'aria, come il culo di Barbariccia, insomma, o il nostro. Ma mai da un tale strumento vidi muovere né cavalieri né pedoni, quindi soldati a cavallo, in alto o a piedi, in basso, né alcuna nave per segnali dati da terra, in basso, o da stella, in alto, le guide dei marinai. Navi, tra l'altro, usate anch'esse per la guerra, visto che di movimenti in battaglia stiamo parlando, ma questo verso rimanda più all'esplorazione. L'attacco di questo canto, soprattutto con questo né già con sì diversa cennamella, poi né pedoni né nave, sarà ripreso nell'attacco di 1.30, con quel ma né di Tebe furie né troiane si vider mai. Noi andavam con li 10 demoni, ai fiera compagnia, ma nella chiesa coi santi e in taverna coi ottoni. Pura la pegola era la mia intesa, per veder della bolgia ogni contento e della gente che entro vera incesa. Noi, io e Virgilio, andavamo con i 10 demoni, ai fiera feroce compagnia, ma, come si dice, nella chiesa, luogo alto, insieme ai, in compagnia dei santi, gente elevata, e in taverna, luogo basso, in compagnia dei ghiottoni, gente rozza. Eppure, nonostante la compagnia, la mia intesa, interesse e attenzione era rivolta alla pegola, pesce, per vedere ogni contenuto della quinta bolgia e della gente, i dannati, che dentro vi era arsa, bruciata. Insomma, andiamo oltre a quale fu il segno di partenza, fatto sta che partimmo, io e Virgilio, scortati da 10 diavoli neri alati e armati. Questa compagnia la definisco fiera, feroce, come le fiere del primo canto, appunto, dato che i diavoli hanno molto in comune con lei, loro. Fui accompagnato da ben altra compagnia in 1-4, la sesta di 6 più me 7, compagnia in 2 si scema, per altra via mi mena il savio duca, fuor della queta né laura che trema. Ma in ogni posto è bene andarci con la compagnia adatta, per non risultare fuori contesto. Allora in chiesa è bene andarci con i santi e quindi in taverna è bene andare con gli ottoni. La chiesa è un luogo utile al benessere spirituale e i santi sono i vivi. La taverna è un luogo utile al benessere materiale e gli ottoni sono i morti. In chiesa è bene andare insieme a chi prega per la vita eterna. In taverna è bene andare insieme a chi vive, alla giornata, sulla terra. In questo paragone la chiesa viene opposta alla taverna, i santi vengono opposti ai ghiottoni. In questa tratta percorsa con la mia concentrazione, vista e quindi comprensione, era rivolta alla pesce, nonostante tutto, per riuscire a vedere ciò che conteneva e la gente che c'era dentro. Il mio interesse continua a essere rivolto alla gente e magari al singolo nome che porta con sé la sua singola storia, che diventa empaticamente, provando a specchiarsi, la storia mia e di tutti. Dentro alla pesce bollente ci stavano i dannati lessi, che ardevano, bruciavano, gente incesa. Una pesce che restava costantemente alla temperatura di ebollizione a causa dell'opera divina. L'ultima terzina ribadisce come la mia attenzione resti focalizzata sui luoghi e sulle persone, due concetti che a volte diventano uno, città dolente in 1-3 e spiriti dolenti in 1-1. Come i dalfini, quando fanno segno a marinar con l'arco della schiena, che s'argomentin di campar lor legno, talor così, ad aleggiar la pena, mostrava alcun de peccatori il dosso, e nascondea in men che non balena. Come i delfini saltano fuori dall'acqua con l'arco della schiena, quando fanno segno ai marinai che sta arrivando una tempesta, che si argomentino, adoperino i marinai di campare, far sopravvivere, portare in salvo il loro legno, imbarcazione, dalla tempesta, talora così per alleviare, alleggerire la pena di stare sempre completamente immersi nella pesce bollente, qualcuno dei peccatori mostrava, emergeva con il dorso, schiena, e si nascondeva sotto la pesce in meno di un baleno, in un lampo. I delfini sono noti per venire in soccorso ai marinai mostrandosi e indicando un pericolo in arrivo, come una tempesta, oppure per indicargli la traiettoria da seguire per giungere a terra. Il segno dei delfini avviene facendo emergere la loro schiena dall'acqua, come fanno i dannati qui dalla pesce. Argomentare qui per darsi da fare, come in 2-6
Fiorenza mia, ben puoi esser contenta di questa digression che non ti tocca, mercé del popol tuo che si argomenta. Di nuovo legno per imbarcazione come già in 1.3, più lieve legno convien che ti porti. Allo stesso modo dei delfini, che quindi fuoriescono dal liquido con la schiena, così facevano alcuni dei peccatori, solo per alleggerire la pena momentaneamente, e poi ritornavano completamente sotto molto velocemente, per paura di essere uncinati dai diavoli, come ricordato nel canto precedente. Però, se tu non vuoi di nostri graffi, non far sopra la pegola soverchio. Rifletti anche sul senso allegorico dei delfini che escono dall'acqua limpida e dei barattieri che escono dalla pece tenace, e aggiungici che la pece dell'arsenale serve ad aggiustare quei legni che i delfini salvano facendo segno ai marinai che sta per arrivare una tempesta. Il baleno è il fenomeno luminoso che accompagna le scariche elettriche nell'atmosfera, il lampo, simbolo di rapidità, in un lampo, in un baleno. Una coppia di terzine che inizia con Dalfini, continua con legno e finisce con balena, seppur non l'animale, e la seguente parla di acqua e ranocchi. Brunetto Latino nel suo primo dello Tresor, scrivendo del Dalfino, conclude così: e sappiate che egli, il Dalfino, è quel pesce che più amore porta all'uomo, che nessuno animale che d'acqua sia. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso stanno i ranocchi pur col muso fuori, sì che celano i piedi e l'altro grosso, sì stavan d'ogni parte i peccatori. Ma come s'appressava Barbariccia, così si ritraen sotto i bollori. E come sull'orlo dell'acqua di un fosso stanno i ranocchi solo col muso fuori dall'acqua, così, in modo tale, che celano i piedi e l'altra parte, grosso, le anche e il corpo, così stavano da ogni parte i peccatori. Ma come si appressava, si faceva presso, avvicinava Barbariccia, primo della fila, così, allo stesso modo dei ranocchi, sì, i peccatori ritiravano sotto i bollori, pesce bollente. Altra coppia di terzine, altra similitudine tra questi dannati e il comportamento degli animali. Si passa dai delfini ai decisamente meno nobili ranocchi. E ti ricordo che questi luoghi sono stati chiamati tane, appunto le case degli animali, nel canto precedente, infino all'altro scheggio che tutto intero va sopra le tane. I ranocchi nei fossi si vedono spesso con il corpo, il grosso, dentro l'acqua e con il muso fuori, pronti a nascondersi in acqua in caso di pericolo. Il grosso non sono le cosce, come non lo sono in 1.19, fuor della bocca ciascun sopperchiava, d'un peccator li piedi e delle gambe, infino al grosso, e l'altro dentro stava, e non lo sono neanche in 1.34. Quando noi fummo là dove la coscia si volge, appunto in sul grosso de l'anche. Allo stesso modo stavano i peccatori, quindi con la testa fuori dal liquido. Anche qui ci troviamo in un fosso dove si trova un liquido, ma da ogni parte, così che in un istante, appena vedevano un diavolo, qui Barbariccia a capo della decina e Barbariccia guidi la decina, si nascondevano immediatamente sotto. Tali dannati continuano a frodare la regola a loro vantaggio, infatti hanno l'obbligo di stare sotto, ma provano in tutti i modi ad alleggerire la pena saltando fuori con la schiena, ottenendo la faccia fuori, tutt'altro atteggiamento del capaneo di 1.13, lui con il petto verso l'alto e incurante della pena che subisce. Quando vedevano Barbariccia, che era a capo della nostra compagnia, tutti questi con le teste fuori si ritraevano sotto ai bollori, sotto alla pesce bollente, per evitare i graffi dei diavoli. I vidi e anco il cor me n'accapriccia uno aspettar, così come l'incontra, c'una rana rimane e l'altra spiccia. E graffia can, che li era più di contra, li arruncigliò l'empegolate chiome, e trasse il su che mi parve una lontra. Io vidi uno, un dannato con la testa fuori, aspettare, attardare, e ancora il cuore me ne raccapriccia adesso a ricordarlo, così come, allo stesso modo, quando succede che una rana rimane sopra l'acqua e l'altra si tuffa nell'acqua. E graffia cane, che
al dannato che tardava a nascondersi era più vicino, gli, al dannato, arruncigliò, prese con il runciglio, uncino, le chiome, capelli, impegolate, appiccicose di pesce, e lo trasse, tirò al dannato, su, che mi parve, il dannato preso per i capelli, una lontra. Io vidi una cosa che a ripensarci ora, a viaggio concluso, dopo aver visto tutto, il cuore me n'accapriccia. Tra i tanti dannati che stavano con la testa fuori come i ranocchi, ne vidi uno, ancora io vidi, che tardò troppo nel nascondersi dai diavoli e fu preso. Come quando vicine al predatore di due prede, rane in questo caso, una viene catturata e invece l'altra riesce a scappare. Una rana rimane e l'altra spiccia. Spiccia sta per tuffarsi, parlando di rane che si buttano nell'acqua, verbo usato anche in 1.14 parlando di un fiume. Tacendo divenimmo là ve spiccia, fuor della selva un picciol fiumicello. Graffiacane, infatti, il diavolo che gli era più vicino, riuscì ad arruncigliarlo, prenderlo con il runciglio, uncino, e lo tirò su dai capelli che erano impegolati con la pece. La pece è descritta come tenace, oltre che nera e bollente, nel canto precedente, tutti sensi validi anche sul piano allegorico. Con l'uncino acciuffa le chiome del dannato e lo trae su, che mi parve, il dannato, una lontra. L'essere tirati per i capelli già non è piacevole. Qui con un uncino viene tirato su uno dai capelli, uno che si muove per il dolore e per cercare di divincolarsi in modo scomposto, come una lontra tirata su dal fango. Le lontre sono animali che risiedono, come questi dannati, dentro e intorno ad acqua e melma e sono note per essere molto snodate con la schiena. Qui un dannato nero di pesce viene tirato su tutto gocciolante mentre cerca di divincolarsi. I sapea già di tutti quanti il nome, sì li notai quando fuoro eletti, e poi che si chiamaro attesi come. O rubicante, fa che tu li metti gli unghioni addosso, sì che tu lo scuoi, gridavan tutti insieme i maledetti. Io sapevo già il nome di tutti quanti, i 10 diavoli, dato che lì i nomi annotai nella memoria quando furono eletti, scelti, chiamati per nome, e quando essi si chiamarono tra di loro per nome, attesi, restai attento, a come, quale nome usavano. O rubicante, fa che tu, rubicante, gli al dannato mettigli, gli unghioni artigli addosso, così che tu, rubicante, lo al dannato scuoi, scortichi la pelle. Gridavano tutti insieme i maledetti, i diavoli. Capita di incontrare una persona che non si conosce, stringergli la mano, dichiarare lentamente e chiaramente i reciproci nomi e l'istante dopo entrambi ce li siamo dimenticati. Qui invece no, io ero stato attentissimo ai loro nomi, un'attenzione accentuata dalla paura, quando furono scelti da Malacoda tra le malebranche, e continuo ad essere attento ora a chi chiamano e a chi risponde. Graffiacane è il diavolo che ha uncinato dai capelli il dannato, non Barbariccia, che guidava la compagnia. Attenzione, qui viene anche chiamato in causa Rubicante, quello definito pazzo nel canto precedente, al quale tutti insieme gli altri gridavano che usasse i suoi unghioni per scuoiarlo. Scuoiare significa privare dalla pelle un animale, scorticare, e lo abbiamo già trovato nella fiera di Versa Cerbero, in 1.6, e unghiate le mani, graffia gli spirti e di scoia e di squarta. Anche in questo caso il tutto è descritto con estrema materialità, ma ti ricordo che qui l'unico ad avere la pelle, alla fine del canto, la crosta e il corpo, prima della pelle, sono io. I dannati sono ombre. I nostri avversari, i demoni, i neri diavoli, qui li chiamo maledetti. E io, maestro mio, fa, se tu puoi, che tu sappi chi è lo sciagurato, venuto a man degli avversari suoi. Lo duca mio li s'accostò al lato, domandollo ond'ei fosse, e quei rispose, i fui del regno di Navarra nato. E io dissi, maestro mio, colui che mi insegna, fai, se, dato che tu puoi, che tu, Virgilio, sappi chi è lo sciagurato, venuto a mano, caduto nelle mani, acciuffato, dai suoi avversari. Il mio duca, colui che mi conduce, gli, al dannato, si accostò al lato,
Egli, Virgilio al dannato, domandò di dove, quale città, egli, il dannato, venisse. E quello, il dannato, rispose: io fui nato nel regno di Navarra. Il mio interesse continua ad essere rivolto ai singoli individui che incontro e infatti, nonostante la situazione di paura e pericolo, dato che i diavoli hanno tirato fuori dalla pece un dannato, uno sciagurato, chiedo al mio maestro, colui che mi insegna, di sapere chi esso sia. Qui il dannato sente la mia cadenza e quella di Virgilio e userà questa informazione in seguito per catturare ancora di più la nostra attenzione. Se voi, io e Virgilio, volete vedere e udire, poi Toschi o Lombardi. Nel primo verso della prima terzina scrivo Maestro mio e nel primo verso della seconda terzina scrivo Duca mio. Chiedo di farmi sapere chi è questo dal mio maestro e colui che mi conduce va a chiedere. Se tu puoi, un se non ipotetico, so che lui può farlo, un se rispettoso, un se che esprime la mia curiosità sottomessa alla sua volontà. E ti ricordo il canto precedente con la coppia se tu sa e se tu sei. Ti faccio notare come questo sciagurato non lo riconosco, importantissimo sul piano allegorico, né Virgilio me lo fa conoscere, ma va a chiedergli chi esso sia. Certamente è pieno di pece, ma abbiamo già riconosciuto gente messa peggio o simile. 1,8. Chi ti conosco, ancor si è lordo tutto. Sciagurato compare solo qui nell'opera e sciaurati compare solo in 1,3. Questi sciaurati che mai non fur vivi. Venuto a man nel senso che è stato catturato, che ora è alla portata e alla mercé di questi diavoli, che in 1,8 erano chiuser le porte quei nostri avversari, ma in questo momento sono venuto a man degli avversari suoi, e in seguito ch'ebbe i nemici di suo donno in mano. I dettagli in realtà, i dettagli nella mia opera continuano a collegare i canti che devono essere collegati con il solo utilizzo delle parole, che è l'unico strumento che ho a disposizione. Colui che mi conduce non mi risponde con le parole, ma coi fatti. Si accosta al dannato, uncinato dai capelli da graffiacane, e gli chiede non esattamente chi è, sappi chi è, ma da dove viene, ond'ei fosse. Non è la prima volta, né sarà l'ultima, in cui il luogo anticipa il nome, che a volte non viene neanche fatto, e con lui la storia che si porta dietro. Mia madre a servo d'un signor mi puose, che m'avea generato d'un ribaldo, distruggitor di sé e di sue cose. Poi fui famiglia del buon re Tebaldo, quivi mi misi a far baratteria, di ch'io rendo ragione in questo caldo. Mia madre mise, al servizio di un signore, dopo che mi aveva generato, partorito rimanendo incinta, da un ribaldo, uomo di corte, distruggitore di sé, violento nel suo essere, e delle sue cose, violento nel suo avere. Poi fui, a servizio della, famiglia del buon re Tebaldo, secondo. Proprio qui si mise a fare baratteria, per la quale io, lui, restituisce ragione, conto, in questo caldo, pesce bollente. Dato che la madre di questo che parla rimase incinta di lui da uno distruggitore di sé e di sue cose, lei lo mise al servizio, per farlo mantenere, di un signore. Non specifica chi, ma specifica invece chi fu il suo secondo signore, il buon re Tebaldo. Tebaldo è l'unico nome che compare, non nomina il nome di sé, di sua madre, del padre né del primo signore che ha servito. Di suo padre dice che fu un distruggitor di sé e di sue cose, un degno residente del settimo cerchio, secondo girone, che ospita i violenti contro se stessi, nell'essere e nell'avere. A proposito di violenti e di man, citata nella coppia di terzine precedente, venuto a man degli avversari suoi, in 1.11 scrivo «Puote homo aver in sé man violenta, e ne suoi beni, e però nel secondo giron convien che sanza pro si penta, qualunque priva sé del vostro mondo, vi scazza e fonde la sua facultade e piange là dove esser de giocondo». Coerentemente continua a non essere fatto il nome di chi fu distruggitor di sé, di chi morì allegoricamente per questo e di chi è stato condannato per questo, invece di morti letteralmente suicidi che non sono puniti tra i violenti contro se stessi, ne abbiamo già nominati e ne nomineremo,
Basti pensare a Cleopatras del secondo cerchio o a Giuda Scariotto dell'ultimo. Ribaldo sta per uomo di corte, termine più basso rispetto al precedente servo d'un signor, e ancora più basso di famiglia del buon re Tebaldo. Uno che comunque avrebbe potuto vivere agiatamente se non fosse che distrusse sé e le sue cose. Il verso poi favui famiglia del buon re Tebaldo fa quasi uscire dall'inferno per 11 sillabe. Si parla di famiglia, si parla di un buon re. Buon è una parola fondamentale, già dal buon Augusto, di 1-1, che ovviamente non può sempre riferirsi al gruppo dei buoni cristiani catari, nonostante suo padre Tebaldo I fosse un trovatore. Ha parlato di Navarra e adesso parla del re Tebaldo II di Navarra. Tebaldo II fu incoronato da Papa Alessandro IV, importando per la prima volta in Navarra il concetto di investitura divina del monarca. Morì a Trapani nel 1270 al ritorno dall'8ª crociata e i catari non partecipavano attivamente alle crociate, le subivano. Il dannato descrive con molta differenza il suo essere stato servo di un primo signore innominato e invece il suo aver servito la famiglia del buon re Tebaldo. Quivi, cioè proprio qui, esattamente qui, entrato a prestare servizio presso la famiglia del buon re Tebaldo, iniziò a fare baratteria. Di ciò adesso rende conto in questo caldo, pesce bollente della quinta bolgia. Un altro dannato che sa di essere lì per ciò che fece, anche se non dice proprio che fu un barattiere, ma con una sfumatura più distaccata dice che si mise a fare baratteria. Evangelio di Luca 16, da 1-5. Gesù diceva ai suoi discepoli: c'era un uomo ricco che aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere l'amministratore. L'amministratore disse tra sé: che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare perché, quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché, quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servo può servire due padroni, o odierà l'uno o amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno o disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza, 1,6 Pluto il gran nemico. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. Egli disse: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio.